Ciao ragazzi, io sono Wendy e oggi comincio questo video con una colazione al bar. Un momento per ricaricare le batterie prima di andare a vedere qualche divano per la nostra nuova casa. Speriamo trovare il pezzo giusto, quello che trasformerà il soggiorno nel vero cuore pulsante della nostra vita quotidiana. Quello che state vedendo è un possibile candidato che ci ha colpiti subito. Ha delle linee un po' morbide e sinuose, studiate per rendere lo spazio caldo e accogliente. Scegliere il divano è sempre una sfida, vero? Bisogna bilanciare l'estetica con la comodità e soprattutto assicurarci che si integri bene con la luce e gli spazi della stanza. Mi piacerebbe molto con dei colori neutri, che mi permetta di giocare con i cuscini e il tappeto. Siamo all'inizio di un nuovo giorno e prima che la giornata diventi troppo frenetica, ho voluto dare una passata veloce al bagno. Ho cominciato giusto dopo aver avviata la lavatrice con delle coperte. Oggi ho scelto di finire il gel igienizzante della Smack. Lo trovo pratico e veloce per dare quel senso di fresco immediato. In questi giorni, proprio qui in bagno, ho fatto delle pulizie davvero profonde. Se vi siete persi quei passaggi, vi lascio i video precedenti giù in descrizione così potete recuperarli. Passo il prodotto nel lavandino, nel bidet e nel buscì. Poi risciacquo e, cosa fondamentale per me, asciugo tutto. Per quanto riguarda la doccia, invece, questa volta il mio alleato è il Viacale Spritz Doccia. Sapete bene che per una pulizia veloce e per eliminare quelle fastidiose macchie d'acqua e di calcare che si formano ogni giorno è uno dei miei preferiti. È il trucchetto perfetto per noi che vogliamo una casa sempre in ordine anche quando il tempo a disposizione è poco. Ora il bagno splende e io sono pronta per il resto della giornata. Finirò la pulizia pulendo il pavimento con questo detergente igienizzante adatto anche ai robot.
Intanto che facevo altre cose, la lavatrice è finita. Metto subito ad asciugare in asciugatrice. In quest'altra mattinata, fresca ma baciata da un sole bellissimo, ho deciso di condividere con voi una piccola routine veloce di organizzazione nelle camere da letto. C'è qualcosa di rigenerante nel sistemare le stanze quando entra questa luce naturale, non trovate? Mi dà subito la carica per mettere tutto in ordine e far respirare la casa. Ho cominciato dalla cameretta di mia figlia, partendo proprio dal rifare il letto. È un gesto semplice, ma che cambia completamente l'aspetto della stanza, rendendola subito più ordinata e pronta. Prima di continuare con le altre faccende, però, faccio un salto veloce in bagno. Non voglio perdere tempo, quindi avvio subito la lavatrice con un carico di asciugamani. Una spolveratina alle camere ogni tanto non fa mai male, anzi, è essenziale per mantenere l'aria pulita. Per rendere questo passaggio più piacevole, ho dato una spruzzatina allo spolverino con questo detergente alle orchidee e neroli. Non potete immaginare la fragranza meravigliosa che sprigiona mentre lo passo sulle superfici. Mi piace tantissimo questo trucchetto perché lascio dietro di me una scia di profumo floreale e agrumato che invade tutta la stanza. È incredibile come possa cambiare completamente l'atmosfera di una camera, facendola sentire subito rigenerata e accogliente. Spolverare così non è più un peso, ma un piccolo momento di aromaterapia. Provatelo anche voi, anche con un semplice panno in microfibra.
E per finire non poteva mancare una bella passata di aspirapolvere su tutto il pavimento. Nella nostra camera farò esattamente lo stesso. Per prima cosa rifaccio il letto che, in tutto questo tempo, è rimasto a prendere aria. Ormai conoscete il mio metodo. Mi piace lasciare il lenzuolo di sotto ben tirato e mettere da parte il resto delle coperte e i cuscini. Come vi dicevo prima per la cameretta, anche qui seguirò gli stessi passaggi per non perdere il ritmo. Userò lo spolverino con il mio detergente profumato e per concludere darò anche qui una passata di aspirapolvere al pavimento. Vedere la stanza così, fresca e profumata, mi regala una sensazione di pace immediata.
Non potevo certo dimenticarmi delle scarpiere. Essendo superfici che tocchiamo in continuazione, rimangono le nostre impronte nello specchio. Passo velocemente lo spray per i vetri su entrambe. Piccola pausa per uno spuntino. Ho preparato il succo di 2 arance appena spremute e qualcosa di buono per recuperare le energie. Una volta finito il lavaggio, passo tutto direttamente in asciugatrice. Non potete immaginare quanto mi aiuti questo elettrodomestico, specialmente nei giorni in cui le lavatrici si accumulano una dopo l'altra. Adoro come gli asciugamani e le lenzuola escano fuori morbidi, caldi e super soffici. Quando arrivano i fine settimana, faccio sempre una maratona di lavatrici. Tra tutti gli asciugamani della famiglia, i capi rimasti della settimana e le lenzuola che cambiamo per rinfrescare i letti. È il mio modo per portarmi avanti con il lavoro e assicurarmi che il lunedì inizi con tutto perfettamente pulito, piegato e organizzato. Per concludere le pulizie di oggi, ho deciso di affrontare un punto che mi rendeva nervosa ogni volta che lo guardavo: la tapparella del balcone. Ho usato acqua con un pochino di candeggina, perfetta per igienizzare e rimuovere il grigio dello smog. Volevo pulirla bene, sia dentro che fuori, perché la polvere e lo sporco esterno si accumulano velocemente e tolgono la luce a tutta la stanza. Ho iniziato con un panno, ma è diventato inguardabile in pochi secondi. Era talmente sporco che il panno non è servito più a niente. Una volta iniziato, però, sapete come sono fatta. La pulizia si è estesa inevitabilmente anche ai vetri. Non potevo lasciare i vetri sporchi con la tapparella così lucida. Per i vetri invece ho scelto di usare acqua e ammoniaca. È un metodo infallibile per sgrassare a fondo e ottenere quella trasparenza perfetta che amo tanto. Ho dovuto però fare tutto un po' di corsa, perché il sole iniziava ad avvicinarsi e a battere direttamente sulla finestra. Sapete bene che se il sole scalda il vetro mentre è ancora bagnato, il detergente asciuga troppo in fretta e rimangono quegli aloni fastidiosi che rovinano tutto il lavoro.
e dopo spazzare qui in sala passo velocemente con il Motion. Spero davvero di avervi fatto un po' di compagnia e di avervi dato la giusta carica per affrontare le vostre faccende domestiche o, perché no, per prendervi un momento di relax mentre sistemiamo casa insieme. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciarmi un mi piace e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi aggiornamenti. Vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nel prossimo vlog di Gwen. Ciao!